Buongiorno amici del canale, avete visto che bella vetrinetta alle mie spalle? L'ho recuperata nelle mie scorribande nei miei mercatini francesi, l'ho pagata pochissimo perché è una riproduzione dello stile francese di fine Settecento, ma merita veramente un'opportunità. La voglio stravolgere assolutamente e colorerò tutto l'esterno, anche le cerniere tipiche di quell'epoca, con il nuovo viola Magic Paint Serendipity. Un viola bellissimo che dona veramente molto calore agli ambienti che lo ospitano. Ma all'interno sarà molto più leggero, molto più vivo, chiaro, perfetto per una casa contemporanea. Sono sicura che ve ne innamorerete. Andiamo! Dopo aver sgrassato benissimo la superficie con ABA, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca e aver asciugato tutto quanto molto bene, si parte con la mascheratura. Una vetrina non può essere colorata senza prima mascherare con astrocarta perché andrete a sporcare tutto e poi ci metterete tantissimo tempo a pulire. Meglio perdere 5 minuti e mascherare. Io utilizzo solitamente un nastro carta da 5 cm perché ho l'abitudine di andare a sovrappormi leggermente al legno. In questo modo sarò molto più precisa. Prendo la misura, taglio, appoggio delicatamente al legno, faccio aderire e poi spingo il mio nastro carta all'interno, così. Sollevo, se si appiccica, e faccio aderire bene alla superficie. In questo modo sono sicura che non ci sarà praticamente nessuna colatura di colore sul vetro. Incido. Tolgo. Questo è un ottimo metodo per essere precisi e avere la sicurezza appunto che non ci sia assolutamente mai vernice sul vetro. Guardate che bello che è Serendipity, un viola molto bello, corposo, profondo, elegante, cambia molto da bagnato, è più vivo, invece quando asciuga rimane leggermente più scuro, ma è un colore veramente bellissimo. Serendipity vuol dire trovare un qualcosa di inatteso mentre si stava cercando qualcos'altro. E perché ho chiamato così questo colore? Perché secondo me dona veramente molta serenità all'ambiente che lo ospita. È molto riflessivo come colore, molto leggero. Sembra un viola cupo, invece molto leggero. E secondo me dona veramente tanta serenità. Quindi Serendipity. Uso un pennello da 50 ovale, setole-incline, perché non mi spiace se si vede la pennellata, anzi, spero che si veda bene, perché questa vetrinetta sarà veramente un velluto. 2 mani di Serendipity puro e basta, c'era, fine. Voglio proprio far sì che spicchi la bellezza e la profondità di questo colore. Andiamo. Oltre che essere un bellissimo viola, è anche un colore molto coprente, quindi già alla prima mano vedrete che bella tonalità ne esce fuori. È un colore veramente rilassante anche nel lavorarlo, nello stenderlo.
La prima mano è finita, ora aspettiamo bene che asciughi, faccio la seconda e faccio anche l'interno. La prima mano di Serendipity sta asciugando, nel frattempo prendo il Dark Sand, un bellissimo sabbia molto caldo, e inizio a colorare l'interno. Non coloro il fondale perché lo rivestirò con una carta parati fantastica, veramente molto molto bella, quindi mi occuperò solo di colorare sopra, sotto e lati. Partiamo. Mentre la prima mano di Dark Sand all'interno asciuga, faccio già la seconda fuori, così la scocca esterna è finita. Mi raccomando, cercate di capire bene se darla pura o diluita. Io in questo caso la do di nuovo pura, copre molto bene, non cola, quindi è molto più facile stenderla e non fare appunto colature che sono dei bruttissimi difetti alla fine, ma soprattutto ha una coprenza veramente ottimale. Su superfici lucide come questa valutate, spesso è molto meglio darla pura, si va assolutamente ad evitare una terza mano. Caricate bene il pennello, io in questo caso utilizzo sempre un pennello ovale, ma utilizzo il 60, più grande faccio ancora prima. La seconda mano è veramente bella, è coprente, molto elegante, un colore elegantissimo, un colore perfetto a tutte le case, anche le più classiche vi dirò. Vedete quanto è facile stenderlo quando è puro il colore, perché rischiate molte meno imperfezioni, soprattutto quando siete alle prime armi. Non pensate di usare più pittura, non ne usate di più. Mentre asciugo la seconda mano di Serendipity, faccio quedare la prima mano sulle mensole interne. Dopo darò la seconda mano nell'interno e nei laterali. È importante organizzarsi in modo che mentre asciugo una mano voi date l'altra. Utilizzo il rullo perché voglio avere una superficie bella, liscia, compatta. Non mi interessa di avere la pennellata sulla mensola, ma mi serve comunque un pennellino. In questo caso io utilizzo il 30. Se non ce l'avete utilizzate l'altro pennello, quello che avete utilizzato prima, per l'altro colore. Carico bene il rullo in questo modo e stendo la pittura sulla lunghezza. Il pennello vi serve a questo, per andare nelle insenature, per andare dove non arriva il rullo. In questo caso stendo direttamente una mano pura, la prima mano pura, perché avrò una bella coprenza e non farò fatica nella stesura. Vedete, io faccio comunque anche con il rullo una stesura in crocio, ma cerco sempre comunque di essere liscia, senza far vedere i punti di intersezione tra una rullata e l'altra. Mi raccomando, sovrapponete il rullo solo fin quando non è asciutta. Quando poi è asciutta, la mano non toccate più, altrimenti invece di colorare togliete. Non vado sui bordi e sul dietro perché non voglio creare un ennesimo spessore. Sapete che poi dopo queste mensole sono molto molto giuste, quindi per evitare di creare uno spessore eccessivo, che poi va comunque livellato, carteggiato, non vado sui laterali e dietro. Faccio ancora il frontalino, pennello molto molto scarico, in modo che
sia quasi un aggrappaggio, la prima mano, mi raccomando. Con la seconda poi rifinirò il tutto. Questa vetrinetta per me deve essere uno spasso, deve essere gioiosa, particolare, un po' eclettica, e quindi non mi voglio fermare alle solite cose. Dentro metterò una carta d'apparati bellissima con dei pavoni, molto elegante, e ho il giusto transfer anche per le parti centrali nella parte frontale. Questo bellissimo transfer con i pavoni, quindi pavoni all'interno, pavoni all'esterno. Si chiama Avian Sanctuary ed è veramente particolare. Io non userò tutto il tubo, tra virgolette, per questo restyling, ne userò un pezzo diviso in due per questa antina e un altro per l'altra antina. Se io voglio, ho ancora tantissimi pezzi per fare altri restyling, quindi ricordatevi, il costo non è solo per un restyling, sta a voi utilizzarlo e ottimizzarlo al massimo per farlo rendere di più. Io vorrei avere il mio pavone abbastanza centrale e mi faccio aiutare da queste belle righe. Sono perfette perché, vabbè, oltre che a collegare i vari pezzi e a far sì che non ci si sbagli nel riposizionamento, possiamo anche tagliare dritto. Quindi voglio il pavone abbastanza centrale sull'antina, qui taglierò di nuovo e questo pezzettino io lo utilizzerò per un altro restyling, nessun problema. L'importante è ottimizzare al massimo al 100% tutto ciò che dobbiamo usare. Prendo le mie forbici e inizio a tagliare qui. Cerchiamo di andare dritti il più possibile. Ora togliamo la parte bianca, che è la nostra parte protettiva. La spostiamo un attimo e posizioniamo bene il foglio. Cercate di essere abbastanza centrali, cercherò anche di essere abbastanza dritte da un lato piuttosto che dall'altro, tipo così, ancora un pelino giù, perfetto. Se dopo avrò qualche dettaglio da sistemare lo faccio in corso d'opera. Applicate, legnetto, iniziate a grattare delicatamente per far sì che la plastichina colorata, decorata del disegno si vada appunto ad apporre sulla superficie. A posto. Sollevo anche un po' dall'altro lato. Pennello asciutto per applicare bene il disegno, far uscire tutta l'aria, e non vi preoccupate se si vedono delle striature sul colore, è normale, sui colori scuri tipo un viola, un blu, un nero, è normale. Una volta che poi viene passata la cera protettiva diventa tutto quanto perfetto, tonificato. Ecco qua, il primo pezzo è attaccato. Prendo il pezzo di collegamento, il pezzo sopra, erano due fogli uniti, questo è il sotto, questo è il sopra, e taglio l'uccellino che voglio prendere lui per rifinire il ramo. Me lo taglio, lo applico. Ecco qua, appiccichiamo bene. Ritaglio ancora questa farfallina molto carina e la metto sopra il mio legnetto. Vedete quanto sono facili anche da sovrapporre? Nelle istruzioni sono sempre molto ben specificati anche i modi in cui vanno sovrapposti, ma non vuol dire che dovete per forza fare come dicono loro. Potete anche assolutamente reinventare il prodotto. Eccolo qua. Primo pannello completato. Proseguo nello stesso modo col secondo pannello.
Ecco fatto, i nostri transfer sono applicati. Ora li vedete un attimino spenti, ma vi assicuro che quando passerete il protettivo o la cera saranno veramente belli, vivi, sarà quasi come un disegno applicato sul velluto. Un appunto ve lo devo fare: non mettete su questi transfer più mani di protettivo. Ricordatelo sempre, è una cosa che dico spesso, ma vedo delle persone che pur di proteggerli li mettono su dei tavolini, poi pur di proteggerli mettono 2, 3, 4, 5, 6 mani di protettivo. No, a parte che 6 mani di protettivo non esistono, non servono a nulla, 4, 5, 6 mani non servono a niente. Invece di proteggere crea uno spessore talmente inutile che è ancora peggio, cioè si macchierà ancora di più, perché lo spessore fa sì che si macchia ancora di più. Quindi mi raccomando, una mano di protettivo, al massimo 2, perché più mani fanno sì che si sollevino, perché si inumidisce la superficie e poi si va di nuovo seccando a rialzare. Quindi mi raccomando, una mano di protettivo, massimo 2 ben tirate. Tutto il mio progetto in realtà è partito volendo abbinare il mio Serendipity, questo viola bellissimo, elegante, con questa fantastica carta da parati. E ovviamente sono riuscita a inserire anche il transfer perfetto. E guardate che eleganza. L'avreste mai detto che un viola poteva apparire così leggero, delicato e vivace? Con l'abbinamento alla giusta carta da parati e ai giusti disegni si può. Ora mettiamo questa bella carta da parati solo sul fondale, per questo ovviamente non l'ho colorato, non sprechiamo pittura se non serve. Vi occorrerà con la spray, importante, utilizzatela bene, come vi faccio vedere in questo momento. Spatoline. Spatole sì, perché bisogna andare bene negli angoli, far sì che la colla spray aderisca perfettamente alla carta e alla superficie. Deve fare un perfetto collaggio e incollaggio, e bisogna togliere bene anche le bolle di aria, altrimenti le bolle d'aria col tempo potranno fare assolutamente staccare la carta da parati. Bisogna fare un lavoro bello e preciso. Prima cosa, calcoliamo la superficie e prendiamo bene le misure. Lo so, è una cosa un po' noiosa, ma bisogna farlo. Io ho una larghezza di 70 per 136. Mi preoccuperò adesso di fare 136 di lunghezza e poi farò l'aggiunta, perché il mio rotolo non basta, non è abbastanza largo. Il mio rotolo misura effettivamente 53 cm e mezzo, quindi faremo l'aggiunta. Ricordatevi sempre che Elisirome e i rivenditori Magic Paint vi possono vendere la carta da parati anche a metro, quindi è una cosa molto bella perché non siete obbligati a acquistare tutto il rotolo, basterà acquistare i metri in base al vostro restyling. Se ne avanzate, ricordate che sono fantastici per foderare anche cassetti o piccoli supporti. Andiamo. Ho misurato bene, 136, ora molto precisa, taglio. Applichiamo il primo pezzo in questo punto. Partiamo applicando bene la colla in orizzontale e in verticale. Ricordatevi che il legno, quando è grezzo, assorbe, quindi bisogna metterne di colla. Andiamo bene all'angolo, cercando di essere precisi. Cercate di capire se siete veramente in bolla con il restante. Collato. E ora applicatela. Sempre dal centro verso l'esterno. Bisogna far uscire l'aria. Che bello questo soggetto di carta da parati, meraviglioso. Ora alzo, sollevo leggermente in modo da tornare indietro e far applicare bene la carta. Proseguo. Ultimo pezzo.
Se non siete state particolarmente precise, non vi preoccupate, si può, capita. Ai lati potete sempre apporre una fettuccina, una passamaneria. Sul sito easyrom.com e sui dei rivenditori Magic Pen che la vogliono trattare ce ne sono di bellissime, dopo vedrete la mia. È rimasto molto bene, sono molto soddisfatta di questa carta apparati. Adesso rifilo quel mezzo centimetro che ho appositamente lasciato per essere più precisa e dopodiché passamaneria. È arrivato il momento di proteggere tutto, poi toglieremo i nastri, puliremo tutto e il tocco finale, una passamaneria meravigliosa a nappine qui. Cera jasmine, un pennello apposta per la cera, ricordatevelo sempre, proteggiamo sia l'interno, quindi sia le mensole che l'esterno. Sempre in orizzontale e verticale, mi raccomando, è importante mantenere la pennellata incrociata soprattutto quando si stende la cera. Guardate come cambia questo colore una volta protetto con la cera. Diventa più scuro di una tonalità e anche molto più profondo. Sembra veramente un velluto. Guardate che i colori scuri hanno proprio bisogno di tempo per assorbire, per idratarsi, per cambiare. Ecco qua. Guardate che bello che diventa una volta messo anche sui transfer. Guardate che bello che diventa il disegno. La mia vetrinetta è finalmente finita, è bellissima. Ora l'ho riguardata, mi sono staccata, sono tornata e mi piace ancora di più. Mi piace questo abbinamento di un tono così austero con la morbidezza degli interni. Ho rifinito con queste nappine collegate a questa passamaneria che secondo me hanno donato veramente un tocco frivolo. E sta benissimo anche la carta da parati sul fondo. Questi pavoni hanno veramente fatto la differenza. E abbiamo avuto fortuna anche nel trovare un transfer perfetto per il soggetto di questa vetrinetta. Quindi un transfer che avesse un bellissimo pavone, molto bucolico, con questi fiori, farfallini, uccellini, leggero. Un piccolo dettaglio che ha donato veramente tanta leggerezza e raffinatezza a questo pezzo. Ho preferito lasciare il colore purissimo perché secondo me questo viola ha veramente una tonalità bellissima, veramente elegante. Non ho voluto fare nessuna aggiunta di oro, non ho messo, come vedete, né principessa né regina, che solitamente io metto sempre alla fine, proprio perché volevo farvi vedere questo colore nella sua purezza, nella sua totalità. Ho preferito lasciare anche al naturale le cerniere in ferro e le chiusure, in modo che siano esattamente come tutto il resto della struttura. Mi piaceva proprio così, naturale, puro, tono su tono. Spero vi sia piaciuto questo restyling, a me tantissimo. Ogni tanto le tecniche le lasciamo per dare nuova luce anche con colori e purezza. Al prossimo restyling. Ciao!